Molto probabilmente almeno una volta le avrete viste, in un video su YouTube, su Amazon o chissà dove. Sono le Nanoleaf, quelle luci LED RGB triangolari che si attaccano al muro. Io le ho subito trovate bellissime, fino a quando non ho visto il prezzo, di ben 100 euro per il kit da 4. Dato il prezzo un po' troppo alto, per qualche anno ho abbandonato l'idea, ma poi mi è arrivata qualche settimana fa la stampante 3D e ho pensato di costruirle da me. Infatti, chi mi segue su Instagram sa bene che qualche settimana fa mi è arrivata la stampante 3D che avevo ordinato per il Black Friday, anche se non sapevo se sarei mai stato capace di farla funzionare. Dopo qualche tentativo ci sono finalmente riuscito. Il primo problema che ho incontrato è stato che gli oggetti non si attaccavano più al piatto della stampante. Per risolverlo ho cercato un po' in rete e ho scoperto il trucco di coprire il piatto con del nastro adesivo di carta. Il primo oggetto che ho stampato è stato questo piccolo gatto che ho trovato su internet. Poi ho fatto altre piccole cose e ho capito che con la stampante 3D si possono fare delle cose davvero fantastiche. Quindi, tornando alle nostre luci RGB, iniziamo. Visto che ancora non ho imparato a disegnare in 3D, ho cercato su Thingiverse, che è un sito dove si trovano disegni da stampare in 3D di ogni tipo. Cercando un po' ho trovato i disegni in 3D di tutti i pezzi necessari per fare questi Nanoleaf. Ho scaricato tutti i file dei disegni e poi con lo slicer ho preparato i file G-code da far stampare. Dopo 2 giorni e mezzo che la stampante 3D funzionava ininterrottamente, ecco tutti i pezzi. Ne ho dovuti buttare parecchi perché, come vi ho detto prima, dopo qualche stampa venuta abbastanza bene, gli oggetti hanno cominciato a non attaccarsi più al piatto della stampante. Ho risolto mettendo del nastro adesivo di carta sul piatto della stampante e cambiandolo ogni nuova stampa. Fare ciò ogni volta fa perdere un bel po' di tempo, ma alla fine i risultati non sono neanche male, per essere la prima volta che uso una stampante 3D. Considerate anche che la stampante che ho comprato l'ho pagata solo 92 euro, che per una stampante 3D è un prezzo davvero bassissimo, quindi direi di essere pienamente soddisfatto. Comunque, questi sono i pezzi che ho stampato. In descrizione vi lascio il link a tutti i file da stampare e ringrazio chi li ha fatti e pubblicati, perché ha fatto un lavoro davvero splendido. I 4 pezzi neri sono le basi dei triangoli e i pezzi bianchi sono la parte sopra che poi sarà visibile. Questo pezzo blu è la misura per tagliare la carta che metterò davanti ai triangoli per diffondere la luce. Prima di costruire le luci dobbiamo pensare alla disposizione che dovranno avere. Visto che io ne farò solo 4, le scelte non erano molte, quindi li metterò così, tutti in fila. Iniziamo a costruire le nostre luci RGB unendo le basi dei triangoli con dei bulloni M3. Come vedete i bulloni che avevo sono un po' troppo lunghi, quindi li taglio con questa pinza multifunzione che avevo comprato qualche anno fa per qualche euro e che stranamente funziona. Una volta tagliati i bulloni, levigo con la lima l'estremità per renderla più piatta e così avvitare più semplicemente il dado. Ora avvitiamo i bulloni per tenere insieme le basi dei triangoli, lasciando però un po' di spazio tra una e l'altra, perché li stringeremo successivamente quando metteremo il coperchio.
Ora è il momento dei LED. Per illuminare i triangoli userò questa striscia LED con i LED individualmente indirizzabili, IVS 2812B. All'interno di ogni triangolo metterò 3 segmenti da 4 LED. Queste strisce LED non sono le classiche strisce LED RGB che fanno un solo colore alla volta. Questi LED individualmente indirizzabili danno la possibilità di controllare ogni LED singolarmente con Arduino, oppure utilizzando dei piccoli controller che fanno degli effetti molto belli. Visto che ho 4 triangoli e in ogni triangolo metto 3 segmenti di striscia LED, anche se ciò è doloroso dato il costo della striscia LED, taglierò 12 segmenti da 4 LED. Collegare questi segmenti insieme è abbastanza semplice perché hanno solo 3 cavi, il positivo, il negativo e i dati. I vari segmenti vanno collegati a catena seguendo la freccia. L'Arduino o il controller, di cui ci occuperemo dopo, sarà collegato al DIN, che sta per Data In, del primo segmento. Al DO, che sta per Data Out, collegherò il Data In del secondo segmento e così via, seguendo la freccia che c'è vicino a ogni LED. Per collegare tutti i segmenti insieme dovrò tagliare ben 36 pezzetti di cavo, poi passare una mezz'ora a spelare tutte le 72 estremità e infine passare un'altra mezz'ora a mettere un po' di stagno sulle estremità spelate per semplificare le saldature dei cavi alle strisce LED. Ora saldiamo i cavi alle strisce LED come vi ho spiegato prima. Per rendere più pulita la saldatura, anche qui vi consiglio di mettere prima un po' di stagno sui contatti e poi saldare il cavo. Saldo il contatto DIN, che sta per Data Input, a questi pezzetti di cavo a cui poi collegherò l'Arduino. Il Data Out del primo pezzo lo collego al Data Input del secondo e così via, sempre seguendo la freccia. Lo so, alla fine vi ho ripetuto la stessa cosa 2 volte. Abbiamo finito di fare i collegamenti del primo triangolo e ora incolliamo con della colla a caldo le strisce LED agli angoli dei triangoli. Alcune strisce LED hanno dietro un biadesivo con cui potete attaccarle direttamente alla plastica, ma visto che le mie non l'avevano dovrò utilizzare della colla a caldo. Questi cavi un po' più lunghi alla fine dell'ultimo segmento di LED li faccio passare in questo piccolo buco per poi collegarsi ai LED del secondo triangolo. Con un altro po' di colla a caldo fermo i cavi che vanno da un pezzo di striscia LED all'altro. Ora quindi colleghiamo i LED del secondo triangolo come abbiamo fatto con il primo.
Abbiamo finito anche con il secondo triangolo. Ora, per non far diventare il video troppo lungo e noioso, non vi faccio vedere tutti i collegamenti degli altri due triangoli, perché tanto sono uguali ai primi due. Ecco, abbiamo finito di fare tutti i collegamenti e di mettere tutte le strisce LED all'interno dei triangoli. Provo a collegare un Arduino ai LED e, come vedete, se ci metto sopra la carta, la luce che fanno i LED è molto poca. Quindi, dopo averci pensato un bel po', ho avuto un'idea. Smonterò tutte le strisce LED dagli angoli, sperando di non danneggiarle, e le incollerò sulla base dei triangoli. Ecco il risultato. Come vedete, la luce prodotta è sicuramente molta di più rispetto a prima. Non è di certo il circuito più ordinato che io abbia mai fatto, con tutti questi goccioloni di colla caldo, ma tanto poi verrà chiuso e non si vedrà più nulla. Adesso facciamo i diffusori per diffondere la luce. Dopo aver provato un po' di materiali, la scelta migliore mi è sembrata la carta bianca da stampante. Lascia passare luce a sufficienza, ma è comunque abbastanza opaca da non far vedere i LED sotto. Il modo che mi è sembrato migliore per attaccare la carta ai supporti bianchi stampati in 3D è utilizzare dei punti di colla caldo ai triangoli. La cosa non è facile, perché bisogna evitare che la carta faccia delle pieghe. Purtroppo di questo passaggio sono riuscito a riprendere molto poco, comunque il risultato è questo. Ora viene il momento di collegare il controller ai LED. Subito pensavo di utilizzare un Arduino, ma poi ho trovato nei miei cassetti questo piccolo controller per i LED NeoPixel. L'ho scelto perché è molto piccolo ed entra bene dentro i pannelli. Avrebbe anche un telecomando per cambiare gli effetti, ma quello non funziona. Non so perché, magari proverò a cambiare la pila. Vi lascio il link in descrizione alla striscia LED e al controller che ho usato io. Per l'alimentazione userò questo alimentatore USB da 2A. Utilizzate alimentatori da 2A o più, perché questi LED consumano davvero parecchio.
Il cavo tra i pannelli e l'alimentatore dovrà passare sulla parete, quindi c'era bisogno di un cavo un po' bello esteticamente. Quindi utilizzerò questo cavo USB bianco rivestito di questa specie di stoffa che lo rende esteticamente molto gradevole. Per collegarlo al controller taglio un'estremità del cavo e la spelo di qualche centimetro. Dentro il cavo ci sono 4 cavi. Il bianco e il verde li possiamo tagliare perché sono i cavi dei dati che a noi non interessano. Collegherò l'alimentazione del controller al rosso e al nero, che sono il positivo e il negativo. Comunque vi lascio lo schema elettrico completo in descrizione. Se vi interessa un video più approfondito su questo tipo di LED, vi consiglio di andare a vedere il mio video sull'albero di Natale con Arduino, dove vi spiego tutto. Ora non ci resta che chiudere i triangoli mettendoci sopra i diffusori, che si mettono semplicemente ad incastro. I bulloni che tengono insieme i pannelli li stringeremo dopo da sotto. Nel diffusore del pannello da cui esce il cavo farò un incavo per far passare il cavo. Per finire dobbiamo stringere i bulloni per tenere insieme i pannelli. Questa operazione è abbastanza difficile, per farla avete bisogno di un cacciavite molto lungo da una parte e di una chiave inglese e una pinza dall'altra. Anche per questa operazione sono riuscito a riprendere molto poco perché la posizione era già abbastanza scomoda, comunque questo è il risultato. Ora non ci resta che collegare il cavo USB all'alimentatore e attaccare la spina. Che ne pensate? A me piace molto. Adesso che abbiamo visto che tutto funziona correttamente, attaccherò il Nanolive Fai da te alla parete della mia camera con 2 chiodi. Il cavo USB va sotto alla scrivania dove è collegato all'alimentatore che ho attaccato a una presa della ciabatta a cui ho attaccato anche il computer, le casse e la lampada. Quindi quando accenderò la ciabatta del computer si accenderanno anche i triangoli luminosi. Secondo me stanno benissimo, danno un tocco di colore alla parete tutta bianca della mia camera e in fondo non sono neanche poi così diversi dagli originali, che però mi sarebbero costati più dell'intera stampante 3D. Bene, anche questo video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto e vi sia stato utile. Se avete dubbi o idee da propormi scrivetemi un commento. Mi raccomando, lasciate un bel like e iscrivetevi per non perdere i prossimi video di Fai da te. Se volete essere sempre aggiornati su ciò che succede qui nel laboratorio di Giovanni Aggiusta Tutto, seguitemi anche su Instagram, mi chiamo Giovanni Aggiusta Tutto. Ciao e alla prossima!